Guardate che meraviglia! Magari vi siete sempre chiesti come si fa a fare un panettone gastronomico. Sicuramente sarà difficilissimo. E invece in questa ricetta io in 4 passi vi spiegherò come farlo nella maniera migliore e in maniera semplicissima. E quindi ci vediamo, ricetta e ingredienti. E durante il video vi darò come al solito dei consigli. Versate le 2 farine in una ciotola setacciandole per non avere grumi e unite anche lo zucchero. Sciogliete il lievito nel latte tiepido. Poi versatelo nella ciotola con le farine e lo zucchero insieme ai 3 torri d'uovo e impastate con il gancio per il pane. Quando l'impasto comincerà ad incordarsi, aggiungete il burro morbido poco per volta, aspettando che si assorba completamente. E dopo aver messo l'ultimo pezzetto di burro, mettete anche il sale. L'impasto sarà pronto quando lascerà le pareti della ciotola pulite. Copritelo e fatelo lievitare in forno con la sola luce accesa per 2 ore o al raddoppio del volume. Una volta lievitato mettete l'impasto su un piano di lavoro e formate una palla senza lavorarlo troppo. Mettetelo in uno stampo per panettone da 1 chilo e lasciate lievitare fino al bordo dello stampo. Ci vorrà circa un'ora. Allora, vi chiederete sicuramente dove posso comprare lo stampo? Allora, io l'ho comprato in un negozio che ha articoli per pasticceria e l'ho pagato 80 centesimi. Però lo potete trovare anche su internet, ma i prezzi sono piuttosto alti. Altrimenti andate da un vostro pasticcere di fiducia o comunque a uno che avete sotto casa e gli chiedete la cortesia di vendervi un paio di stampi, in modo tale che se per caso il primo impasto non vi viene, ne avete un altro per riprovare. Dopo quest'ultima lievitazione spennellate la superficie con del burro fuso e infornate. Per vedere se è pronto fate la prova a stecchino e dovrà risultare asciutto. Poi fatelo raffreddare completamente. Tagliate la parte superiore con un coltello seghettato. Guardate il risultato, l'alveatura è ottima ed è anche molto soffice. Tagliate anche il fondo e metteteli da parte. Intaccate il panettone con il coltello contando 7 tagli, creando 8 fette per 4 tramezzini. Nel qual caso vi viene un pochino più piccolo, allora a questo punto non fate 7 tagli, ma fatene 5 in modo tale da fare 6 fette per 3 tipi di tramezzini. Per tagliare nel modo più preciso, io adotto il sistema circolare, ovvero taglio girando il panettone, così riesco ad avere un controllo più esatto della fetta.
piatto mettete il fondo del panettone e la prima fetta, poi cominciate a spalmare l'insalata rossa e subito dopo mettete la seconda fetta per concludere il primo strato. Ora mettete la terza fetta e spalmate il formaggio aromatizzato con dell'erba cipollina. Poi mettete il salmone che io ho marinato con del limone e pepe nero e concludete con la quarta fetta. Sulla quinta fetta spalmate la maionese e mettete il pomodoro a fette e il tonno sgocciolato e sbriciolato e completate con la sesta fetta. Sulla settima mettete la robiola, poi la rucola e infine il prosciutto cotto e coprite con l'ottava. Per concludere mettete il cappello del panettone e potete servire in tavola tagliandolo in 4 parti. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Cos'altro vi posso dire? Allora, intanto, come l'hai visto, io le farciture le ho usate umide. Per quale motivo? È un po' come fare una torta con il pan di Spagna, va bagnata. In questo caso chiaramente non si può bagnare, però si mette un prodotto che sia umido. La maionese, la robiola, il formaggio spalmabile, un'insalata russa perché chiaramente la maionese e così via. E vi posso assicurare che il risultato è veramente ottimo. Chiaramente se avete da fare, che posso dire, qualche altra farcitura, allora lì a quel punto sta la vostra fantasia. Poi se volete avere qualche suggerimento su internet ne trovate tantissime, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta. Come ho detto nel video, questo è un impasto che si può fare benissimo a mano. Basta che seguite la sequenza che io vi ho dato. Dopodiché impastarla a mano fino a quando non vi rimane pulito il piano di lavoro. A quel punto l'impasto sarà pronto. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Guardate, sarà fantastico per qualsiasi evento in cui voi lo volete portare. Che sia Natale, Capodanno, una comunione, una festa per i bambini, una festa per voi. Insomma, in qualsiasi occasione questa sarà una ricetta strepitosa. E allora io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. E vi mando un bacione a tutti!